Ciao a tutti, domenica 22 marzo, puntata numero 8 di Live in Quarantine. Facciamo il giro di boa, abbiamo iniziato una settimana fa, spero che sia passata abbastanza velocemente per voi, ne avremo altre ancora, a quanto pare, fino a metà aprile almeno ci tocca rimanere chiusi in casa, quindi prendiamocela comoda e con filosofia. Allora, oggi avevo di fronte un dubbio, avevo in mente un disco di cui parlarvi, ma come dire, mi venivano in mente poche cose su quel disco singolo e al contempo molte altre su altre band che sono collegate agli autori di quest'album e quindi ho deciso di tagliare la testa al toro e di fare una puntata tripla. Non vi preoccupate, non starò a tediarvi per un quarto d'ora, ma cercherò di stringere tutto nei canonici 5 minuti. Allora, torniamo in Europa, andiamo in Spagna e per la precisione nei Paesi Baschi. Sì, lo so, qualcuno mi dirà, País Vasco is not Spagna. E in effetti l'Euskadi, così viene chiamata nella lingua basca, è un territorio che da sempre ha avanzato pretese di indipendenza, lotte anche forti, molti si ricordano l'ETA chiaramente, e da un punto di vista musicale una forte componente locale di gruppi che ha cantato nella propria lingua, nell'Euskadi appunto, anzi nell'Euskera, la loro lingua, e il più famoso di tutti ve lo vado a presentare ora con il live album che testimonia l'ultimo concerto della loro carriera. Parliamo di Cortatu Azken Danza. Allora, i Cortatu erano una band formatasi negli anni Ottanta, appunto nei Paesi Baschi. Il loro core, diciamo, era composto dai due fratelli Firmin e Inigo Muguruza, che poi tornano nei gruppi di cui vado a parlare dopo, e i loro album più famosi sono il disco omonimo, El Estado de las Cosas e Colpez Colpe. Questo live che vedete qui, ecco, vi mostro anche in retrocopertina, testimonia l'ultimo concerto della loro carriera, tenutosi nel 1988 a Irugna. E il titolo, Azkenguta Danza, vuol dire l'ultima danza di guerra. Non è che abbia studiato il basco così bene, ma semplicemente qui sotto nella copertina, ecco, ci sono la traduzione in tutte le lingue. Musicalmente i Cortatu erano molto ispirati dai Clash, stato, si legge, uno dei primi gruppi a importare lo ska in Spagna, a fare una delle prime canzoni dub. Mm, La cosa che sicuramente più colpisce sono veramente la potenza delle canzoni, quanto anche quanto anche una lingua, come dire, ostica, come può essere il basco, almeno per le orecchie di noi italiani, invece si sposa benissimo con le loro canzoni che si cantano e ti rimangono impresse veramente dal primo momento. Personalmente per questo disco devo ringraziare la Gridalo Forte Records, che è l'etichetta romana che fa capo, diciamo, al team dietro la banda Bassotti, e proprio nella sede dell'etichetta una mia versione, penso sedicenne o diciassettenne, andava quando si bigiava la scuola, anzi si faceva sega a scuola, come si dice dalle mie parti, durante il liceo, e nella mia ingenuità chiedevo appunto di consigliarmi dei dischi e mi ricordo che il gestore appunto che stava nel negozietto mi diede questo e mi disse: "Toh, piglia, ascoltatelo, questo ti piacerà". E veramente è stato uno degli acquisti che non esagero, mi ha cambiato la vita assolutamente. I Cortatu sono stati una delle mie colonne sonore per tutta l'adolescenza sicuramente, ho approfondito anche molti argomenti geopolitici grazie a loro, quindi sicuramente è stato bellissimo scoprirli. Anagraficamente chiaramente non sono riuscito a vederli dal momento che siano sciolti nell'88, ma ora ci arriviamo. Dopo che si sciolsero, i fratelli Muguruza formarono i Negu Gorriak,
che è un altro gruppo fondamentale per chi vuole ascoltare il rock radicale basco, loro anche con molte influenze reggae, ragamuffin, paccianca, ska, insomma già più corposi. Eh, Anche loro arrivarono a fare un disco live, che vi presento qui, si chiama Ipocrisia Ristop ed è stato registrato nel 1993, come vedete. Allora, dietro vi mostro il logo della Esano Zenki Records. Esano Zenki è l'etichetta basca che è stata un po' gemellata con la Gridalo Forte Records e grazie l'una all'altra si sono praticamente pubblicizzate le uscite italiane nel Paese Basco e in Spagna e viceversa qui in Italia. Quindi grazie a questa liaison che noi italiani, almeno ascoltatori di questi generi, conosciamo anche molte band basche e magari anche mastichiamo un po' di basco sicuramente. Tra i Negu Gorriak e la banda Bassotti c'è stato veramente un rapporto strettissimo, non solamente hanno suonato insieme più e più volte, ma a un certo punto i Negu Gorriak si sono sciolti perché erano, diciamo, in procinto di una protesta per delle accuse che gli erano state mosse proprio a livello legale anche dalla Guardia Civile spagnola, eccetera, e la banda Bassotti si sciolse praticamente per solidarietà. Quando ci fu la fine di questi processi con diciamo una risoluzione valida per tutti quanti, per la band intendo, la banda Bassotti si riformò per festeggiare e si riformò con un concerto nel marzo del 2001 al Villaggio Globale di Roma e ricordo che all'epoca fu un evento fenomenale dove arrivarono migliaia e migliaia di persone da tutta Italia. Dovete pensare che erano i primi tempi di non c'era Facebook, quindi ci si parlava, diciamo, magari con le chat, con i messaggi, insomma, era veramente una chiamata comunque collettiva. E questa esperienza io riuscii a farla perché appunto andai giù, partecipai a questo concerto con altri amici e ricordo che fu un'esperienza memorabile, conservo ancora anche il poster. Il disco che ne uscì poi, ecco, il terzo della serie, è questo qui, Un altro giorno d'amore della banda Bassotti, registrato dal vivo al Centro Sociale Villaggio Globale il 17 marzo 2001 da Kaki Arcarazo, che era un altro membro sia dei Cortatu che poi di Negu Gorriak. Insieme alla banda Bassotti, in questo concerto arrivò sia Fermin Muguruza, mi sembra, adesso non vorrei dire cavolate, ma comunque ci furono due pezzi dei Cortatu cantati proprio dal vivo da alcuni dei membri dei Cortatu insieme alla banda Bassotti e per la precisione la linea del Frente e Zua Trapatuerte e venne giù tutto. È stato veramente stupendo. Ecco qui dentro vedete tra l'altro anche ecco qui, il doppio CD. Questo live è stato recentemente riedito anche in vinile e così come esistono in vinile anche gli altri due CD che vi ho mostrato. Sulla banda Bassotti c'è moltissimo da dire, sono stati e sono tuttora il gruppo Redskin più conosciuto sicuramente in Italia e per chi ascolta questo genere anche uno dei gruppi italiani più conosciuti nel mondo. Purtroppo Angelo Conti, detto Sigaro, uno dei loro fondatori, è venuto a mancare proprio recentemente e questa è stata una notizia sicuramente triste per tutti i loro fans. Hanno fatto anche un altro live album registrato a Berlino, che secondo me è anche più bello di questo, ma a questo disco sicuramente lego dei ricordi che sono assolutamente intramontabili per me. Quindi rifaccio vedere la tripletta, Cortatu, Negu Gorriak e Banda Bassotti. Ecco qua. Una buona domenica a tutti e un buon inizio di settimana per domani. Ciao!